Questo te ce l'hai, il tuo podcast? Ciao a tutti ragazzi e bentornati, benvenuti a Mick Bubble, il podcast, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo, ma non solo, perché quest'anno, come abbiamo già anticipato in altre puntate, ci è piaciuto cominciare ad assaporare anche mondi nuovi. E oggi è un'altra puntata dove allarghiamo un pochettino i nostri orizzonti. Siamo come sempre ai VRS Studios per Mick Bubble. E come sempre sono tenuto a ricordare di seguirci per supportare il progetto, mettere mi piace, campanelline, tutte quelle cose lì che si fanno per supportare questo progetto se vi piace, perché il vostro contributo per noi è importante, quindi facendolo ci aiutate. E l'altra cosa che come sempre ormai ci accompagna è il mio co-host alla mia destra, Filippo Carloni H. Fisci. Ciao Phil. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. È un po' un periodo in polemica per qualche contenuto online. Però va benissimo così. Come va Phil? Tutto bene? Sì, tutto bene. E oggi abbiamo il piacere di assaporare un po', come ho detto prima, qualcosina di diverso rispetto alla MotoGP, ma comunque il nostro ospite è qua anche perché ci sono delle connessioni, perlomeno anche recenti, e quindi non mi rimane altro che presentare il nostro ospite direttamente da Riccione con il numero di gara 58. Con il numero di gara 58 Paolo Cevoli. Applauso perché è il mio anno di nascita. Ah, ok. Io sono del 58 come Aldo Drudi, fra l'altro, che salutiamo. Ciao Aldone, grande, anzi merito di Aldone anche, che poi era anche il numero del SIC, quindi è venuto fuori tutto sto coso. Quando io avevo il coso, la tuta dell'Epro di Viserbella, Aldo me l'aveva fatta col 58 perché è il nostro anno di nascita. Il numero di gara 58. Infatti appunto Paolo Cevoli è qui come pilota come l'Epro di Viserbella. Cioè, quello... Adesso non c'è il casco, perché non hai portato il casco? La balla di paglia. Perché ho fatto tutto, infatti dovevo portare tutto l'hardware, purtroppo faccio dei giri, c'ho tutto Bologna. Ho capito, ma... E gli occhi che Aldo mi ha messo nel casco sono gli occhi di Renzo Pasolini. Perché io da bambino, voi siete grandi, siete piccoli, ma andavo a vedere le moto temporada. Andavo all'angolo dove c'è il nuovo fiore, Riccione. Lì c'era un ponteggio di tubi innocenti, una roba di un abusivo che fa paura, con la gente mucchiata in sto ponteggio per guardare le gare. Perché forse non lo sa tutti, ma una volta si correva in tutta la riviera per strada, no? Rimini Riccione. Cioè che io sappia Rimini Riccione, molto temporale. E c'era i motociclisti quella volta, erano Agostini, Mike Haywood e Renzo Pasolini. Che Renzo Pasolini, pensa a te, è mancato a Monza, no? Assieme a Jarno Saarinen. E Jarno Saarinen, allora i miei genitori avevano la pensione a Riccione, pensione Cinzia, e davanti al bagno 114. Uno dei nomi più usati per le pensioni, no? Cinzia, non lo so perché. Cinzia, infatti, il mio zio aveva l'Hotel Kiss che era a 200 metri lì, e Jarno Saarinen stava da lui. Perché mio zio aveva clientele finlandesi e svedesi. Il giorno che è mancato la famiglia era lì, pensa a te. Quindi io ho questi ricordi, mio zio che era un omone, un bastionone, mi sono messo a piedi perché c'era stata questa disgrazia, questa cosa, di questi due corridori fantastici, e a me mi piaceva un sacco, capito? Perché io andavo a vedere, poi sentivi proprio l'odore dell'olio di ricino, i rumori, poi ti portavi la ciambella, il salame, la piada, stavi lì il fiasco di vino, tutti mucchiati al coso, e quindi gli occhi per arrivare, ricordo, gli occhi del casco dell'Epro sono gli occhi che aveva Renzo Pasolini. Ma da dove derivano? Te che forse ti intendi più, se li aveva anche Lacano poi con gli stessi occhi sopra il casco? Non so se sono esattamente gli stessi, però penso che quelli c'era un pilota più di un pilota giapponese che aveva gli occhi, sì, secondo me. Però non credo, non so, onestamente non lo so. Dipende la stessa cosa, non so. È una storia interessante. Bisogna sentire con Aldo. Allora, poi un'altra statistica che adesso non c'entra niente, ma dopo che hai cavalato la gamba la tiro fuori, perché questo è il podcast con
dove si accavallano di più le gambe. Non so, ci sono queste sedute. Ah sì? Adesso anche lui sono ce l'ha- comode queste sedute. Però appunto ti viene da accavallare, ti è venuto da accavallare le gambe. Mi è venuto, sì, sì. Non so, abbiamo questa statistica. Posso stare anche gambe, io posso stare No, come no. vuoi, gambe larghe. No, ma Lo guarda. faccio per nascondere che ho 2 o 3 patacche Di sugo. Qua non so se si vede, si può zoomare qui il sugo, perché oggi ho mangiato gli spaghetti. Avevo avuto la tentazione di mettermi il tovagliolo davanti, no? Come una volta, poi dico no, dai, faccio la figura del greso. E infatti Il sugo è arancione, va bene, con i sì. colori del podcast, va bene. Grande, ma perché arancione? È il voglio mio sempre colore stare- preferito. Sì, grande, anche il mio, io sempre diciamo Caldo, sempre- caldo, il sole. Ieri sera ero a Salleo e mi sono commosso a vedere questo sole. Salleo, c'è il Belvedere, non so se sei presente lì dove c'è la rocca. Sei mai andato? No, sono mai andato. Lì, è una roba come non si vede? meravigliosa. Ma infatti c'è Rimini, già Sant'Arcangelo mi sembra, non so, ma è lì ed è molto bella, tipo. Ad esempio. Allora, Non sono mai stato, l'entroterra- ma neanche a San Leo. San Leo è una roba meravigliosa, a parte che io ci vado in bicicletta. E... Cos'è, qui vicino a Rimini? Sì, sopra Rimini, nella Marechiese. Non sono mai andato. C'è Verucchio, se quando te fai la Marechiese vedi sulla destra Toriana e Montebello e sulla sinistra c'è Verucchio e subito dopo Salleo, ma è meraviglioso, c'è questo Belvedere. Per arrivare all'Arancione c'era un sole ieri sera, dopo ti faccio vedere la foto, che era un torlo d'uovo con dei colori, una nuance di sfumature dall'arancione all'azzurro meraviglioso. A me l'arancione mi conforta, non so. Hai fatto uno studio? No, dovrei No. farlo con altri. Che ignorante che sei. Davvero. Anch'io sono ignorante, però non so perché l'arancione. Ma anche a me è sempre piaciuto, quindi l'ho sempre utilizzato. E il colore di gara invece del lepro di Vigerbella quale poteva essere? Il colore di gara, colore beh, il del nero, caos, il nero, le tute nere. Quella volta correvano il nero. Sì, non il c'erano le nero, grandi. no. Non c'era gli sponsor. Tutta nera. No, lo sponsor del coso delle Prese di Vigerbella è Ma poi com'è il nome all'anagrafe? Olimpio? Pagliarani Olimpio. Paglianari? Pagliarani Olimpio, Pagliarani anche questo è il nome Olimpio. che ha messo Aldo Drudi, sempre. sì. Il personaggio nasce insieme a Aldo Drudi. E lo sponsor, Ma come nasce infatti il personaggio a sto punto? il lepro di Vigerbella, nasce di questo. E perché? Ma così per ridere, questo motociclista che fa delle gare assurde, perché fa delle gare inventate, hai capito? E ce l'ha con i corridori moderni, perché lui dice io ero di vecchi, capito? Oggi c'è l'elettronica, quella volta invece non c'era niente. Così. Inventore della piega, il lepro di- L'inventore della piega. Prima di lui i corridori correvano dritti, Tinchi come i come dei sardoni. sardoni. È già finito il moto raduno? Ma cosa dici? Il moto raduno, sono arrivato tardi! Che chi è lei? Io non ho capito. Olimpio Pagliarani, il lepro di Isabella! Io ho inventato la piega, prima di me i corridori delle motociclette andavano tinchi come dei sardoni, così stavano così. E invece io ho inventato la piega. Facevamo le gare tipo la Parigi. Quando... Non è Parigi Dakar, che Parigi? No, Parigi, te basta Parigi, poi fai il giro del mondo, arrivi a Parigi. Fai la gara contro il fuso orario, praticamente ti devi mettere picco col sole, se il sole, l'ombra, ossia ti supera, vieni squalificato, perché lì è logico che... Poi tinco come il sardone è una cosa solo romagnola, perché non penso che ci sia. Tinco, c'è aggettivo, Tinco. Tinco non è qualificativo. italiano. Tinco è italiano? Tinco non so se è italiano. Può darsi. È italiano Tinco? Spagnolo non è. Guarda su coso, ce l'hai? Allora, chiediamo a Perplexity. Chiede Perplexity. Che poi l'Epro proprio è uno stereotipo di quei corridori di quegli anni degli anni 70-60. Sì, quelli c'erano lì, gli anni appunto in cui non c'erano sponsor, non c'era... La balla di paglia. Le balle di paglia, si correva e basta, si apriva il gas, si gonfiava le emorroidi, si andava avanti. Ecco, il termine tinco non risulta essere un aggettivo italiano riconosciuto nei dizionari principali infatti, sì. o nella lessicografia italiana. Vabbè, niente, quindi Perplexity... Ci vuole Perplexity romagnola, l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo la coglioneria naturale, che invece è contrapposta all'intelligenza artificiale. Com'è la coglioneria naturale? Certo, è contrapposta. L'opposto di intelligenza artificiale è coglioneria naturale. Sono rimasto perplexo.
Vedi, Che- fai anche le battute. Io continuerei a fare il corridore di motociclette perché come comico fai cagare. Bellissimo. Le Allora, taste sono per finta o si può bere? No, si può bere, c'è l'acqua dentro. c'è l'acqua, infatti. No, Perché le Prodi Bella prendeva in giro i piloti moderni? Perché una volta... Sì, c'è tutto il meccanismo di Sì. capito? Cioè il rischio, fare gare estreme, la Dakar, la Parigi, tutte sono cagate Parigi, totali. Giro del mondo. E invece, allora, Paolo Cevoli, oltre all'Epro di Viserbella, che è la nicchia motociclistica che ti appartiene, diciamo, Anche perché, scusa ti interrompo, non c'è mai stato qualcuno che ha preso in giro i motociclisti. Lo sai chi c'era? C'era Cocchi e Renato. Presente. Negli anni 70 c'era questa trasmissione che si chiamava Il poeta e il contadino e facevano Duccio Spericolati, questo personaggio che aveva, come Renzo Corresponini, correva con gli occhiali, aveva gli occhiali così, era il motociclista impaurito, aveva paura di tutto. Duccio Spericolati. però, allora, Paolo Cevoli, appunto, dopo la nicchia motociclistica, io vorrei sapere, proprio, oltre che raccontare, tutta la tua storia in generale, con dentro un sacco di cazzate, se riusciamo anche. Però nasce, dai, racconta un po' tutta la tua trafila, innanzitutto per poi arrivare a capire come si fa a diventare comici e come si fa a esportare la Romagna, perché questo è una grande qualità secondo me, riuscire con la Romagna a arrivare in tutta Italia, cioè dappertutto. Ah sì, ieri sera appunto a Saldeo c'era uno di Pordenone e mi ha fermato, ha detto io quando vedo i tuoi video, le cose così mi ribalto. Sì, no, non solo ridere, è anche un fatto affettivo secondo me, no? Perché in fondo la Romagna è un modo di vivere che piace, la gente viene in Romagna perché si sta bene e la gente ha un modo di vivere. Io dico, noi siamo capaci di essere seri e no, contemporaneamente, di lavorare e di divertirsi. In certe situazioni tu trovi della gente seria che lavora, poi dopo ci sono i casseggiatori, invece noi siamo lavoratori e casseggiatori contemporaneamente. C'era, che lo diceva un grande motociclista, l'ufficiale Francesco Baracca, è stato un eroe della prima guerra mondiale, no? E aveva la moto lui, fra l'altro, appassionato di velocità, guidava l'aereo, era di Lugo, romagnolo, in pieno, e quando gli chiesero come fa a essere, perché io sono caldo e freddo. Vedi? Cioè lui era, perché quando tu guidi l'apparecchio, come quando guidi la moto, no? Devi essere freddo. Esatto. Non è così? Sì, Devi stare sul pezzo. Però devi essere anche caldo. Deve essere E vero. se sei solo freddo, hai capito? E quindi il romagnolo c'ha questa cosa che è un paradosso, no? Perché Questa potrebbe essere la di grande spiegazione del perché molti piloti vengono fuori da sta zona qua, secondo me. Forse trovo per la prima volta una papabile spiegazione. perché noi abbiamo due anime. Noi siamo estremi nel divertirsi e estremi Bravo, certo. nel lavorare, professionisti ai massimi e casseggiatori ai massimi, Sì. contemporaneamente. Io sono figlio di albergatori, mio babbo lavorava come un assassino, noi avevamo sta pensioncina, riccione, può capire, Cinzia però si chiamava? sempre col sorriso, Certo. sempre a dire una cazzata, però lavorando, non facendo finte, capito? Per stare. Quindi questo qui è il paradosso forse della Romagna, no? Che, capito? Ci dà questa cosa ed è uno dei motivi per cui per esempio ci piace rischiare, perché non solo nelle moto ma anche nell'imprenditoria, quante imprese sono nate in Romagna, no? Come aziende. Se guardi veramente, io sono orgoglioso, mi sento l'Emilia Romagna mi rende orgoglioso comunque, perché davvero nella nostra regione comunque ci sono delle eccellenze sì, clamorose. E poi la gente lo percepisce quando è che vai in un albergo, vedi che la mattina è tutta pulita, la colazione è tutta al suo posto, ma quello lì è lì che ride dal posto che ne piangere, che lavora la e mattina. non ti fa pesare che lavora.
perché quelli che lavorano te lo fanno pesare. Tu, comico Paolo Cevoli, uno pensa che tu magari fai solo il comico, invece in realtà tu fai anche altro, ma in percentuale cosa sei, più comico o più altro, quindi imprenditore, giusto? In percentuale come ti collochi? Allora, io sono, diciamo, uno che ha sempre fatto delle start-up, che però non si sono mai pianificate. Delle start-up casuali. Allora, per start-up esattamente? Start-up, cioè, non so, per esempio, ho fatto questa catena nell'83 che si chiamava Italy and Italy, mi hanno chiamato a fare l'amministratore. Io ho fatto giurisprudenza a Bologna, volevo fare il giornalista. Vengo a sapere che c'è il proprietario del Grande Hotel di Rimini che cercava un giovane e cambio idea, resetto completamente, start-up, Okay. una cosa nuova, un fast food che si chiamava Italy and Italy. Non c'erano i fast food in Italia, non c'erano. Ma fast food proprio di hamburger così o C'era anche la pizza e gli spaghetti all'italiana. all'italiana proprio? Sì, sì. 12 punti vendita. Io ho sviluppato fino al 90 questa catena con 520 dipendenti, quindi insomma io ero l'amministratore. Una roba grossa. Sì, poi andavo continuamente negli Stati Uniti perché volevano trovare qualcuno che sviluppasse negli Stati Uniti, perché era un format per gli Stati Uniti formidabile. Sto parlando di 42 anni fa, quindi non c'erano ancora i fast food in Italia. Tu pensa, era una roba avantissima, ma quella non l'ho inventata io, me la sono trovata. Dopo nel 90 che è stato venduto tutto a McDonald's, ho fatto con altri 2 soci, abbiamo fatto un'altra società, abbiamo cominciato a prendere dei locali e poi dopo un locale a Bologna era molto di moda, un giro di una roba sotto le torri, e quindi tutti quelli che venivano a Bologna a fare gli spettacoli, dai cantanti, musicisti, ma io li conoscevo tutti, eravamo 3 soci, io non facevo spettacoli. Ancora non No, a me mi è sempre piaciuto della Barzellesi, con gli amici, così. Perché sei romagnolo? Perché sono romagnolo, però quello facevo. Poi fra l'altro abbiamo fatto una società col gruppo Heineken, quindi era una roba grossa. In questo locale ho conosciuto i comici, cose così, poi per una casualità mi hanno fatto fare un concorso e mi volevano a Milano, solo che io avevo questa attività e non potevo. Dopo 10 anni, tutto un altro giro, una roba assurda, e quindi quella era una startup. Dopo ho fatto quest'altra startup che è stata Zelig, questa startup per me, a 44 anni. Io ho debuttato a Zelig che... Però in che senso Zelig è stata una startup? Che ha lasciato perché ho cambiato un nuovo inizio, startup sì, ma io un nuovo inizio, un nuovo sì. lanciarsi in una cosa nuova. Ma mentre che eri a Zelig continuavi a lavorare per 3 anni, sì. per 3 anni facevi su e giù. Ma cioè, te quindi hai avuto il locale a Bologna io ho aperto una quarantina di locali nella mia vita, tra miei e per conto di altri. Sì. L'ultimo lavoro, perché io ho debuttato nel 2002, avevo preso un lavoro per fare un progetto. Io, diciamo, dopo che abbiamo fatto questa società con Heineken, il mio socio, erano rimasti 2 soci, è andato a lavorare per Heineken a Milano. Io non volevo andare a Milano, non avevo voglia. Avevo Bologna, avevo i figli piccoli, quindi volevo stare lì. Ho cominciato a fare quello che si chiama project manager, cioè chi voleva aprire delle attività, io gli facevo il pacchetto completo, capito? Cioè coordinavo tutti, dall'architetto al progettista delle cucine, allo chef, il menù. E avevo questo progetto a Miami per un'azienda italiana che doveva aprire una food court italiana. Quindi io registravo le puntate di Zelig e facevo avanti e indietro. Madonna. Diventato scemo. Poi a un certo punto ho detto basta, adesso faccio il comico. E ho fatto Zelig senza basi. Esatto, cioè senza basi. Te fa vedere come un corridore di motociclette che gli dicono te sei mai andato in moto? No. Ok, prendi una MotoGP e vai. Ma neanche teatro, non avevi fatto niente prima? Scuola, un cazzo. Niente. Ignorantissimo. Dopo, quindi Zelig è stato un altro inizio, no? Dopo Bisio e loro mi hanno detto non hai le basi. Le basi è il teatro. Cioè tu se vuoi tenere botta devi fare teatro, perché il teatro è scuola, il teatro è imparativo. Certo. Quindi ho dovuto fare un'altra startup
e praticamente ho cominciato a fare teatro trovando un regista, all'inizio anche un autore. I primi 2 spettacoli me l'ha scritti un altro, io ho avuto solo l'idea. E Bisio soprattutto mi ha detto: guarda, fai teatro, che il teatro ti dà sostanze, capito? E poi è la cosa più bella, perché il teatro, cioè il contatto col pubblico, è la cosa più impegnativa, perché devi girare, devi prepararti, scrivere, Imparare a memoria. A me la cosa che mi fa più paura è imparare a memoria. tutto. No. E anche dal punto di vista economico non è che sia chissà che cosa, capito? Perché teatro... E continuo a farlo. Io ogni 2 anni esco con uno spettacolo nuovo. Mentre faccio gli spettacoli scrivo. Quella è stata un'altra startup. Poi c'è stato il Covid 2020, teatri chiusi. Ma teatro tuttora? Teatro tuttora. Adesso faccio uno spettacolo. Quindi però a questo punto sono 20 anni che fai solo teatro, proprio 20 anni. Fisso. Invece comico, cioè spettacoli così più a periodi, fatto Zelig e poi... Sì, televisione ho fatto pochissimo io. E praticamente sempre scritto, sai, anche quando facevi il comic a Zelig, comunque era tutta roba che scrivevi te. Scrivevo io, sì. Ok, praticamente un monologo, cioè quando vai a teatro devi scrivere un'ora di... 1 ora e mezza, sì. Ah, Madonna. È più difficile... Ogni 2 anni devi scrivere 1 ora e mezza di roba nuova. È più difficile scrivere o andare proprio a recitare e mettere in scena? Ma no, sono 2 mestieri diversi. Scrivere è la cosa bella, perché dai, è molto creativo. Però anche il teatro è creativo, perché non so, io comincio uno spettacolo, per esempio questo qui che ho fatto adesso, ho debuttato a febbraio, a metà febbraio, è uno spettacolo su Enea, presente la storia di Enea che fugge da Troia. Enea è un eroe mitologico che fugge da Troia. Bastianini, Pensa a te. La tua cultura diciamo che è più limitata. Enea è un eroe che nasce da una sconfitta, il cavallo di Troia, no? E greci contro i troiani. Lui era un troiano, un perdente. Fugge col padre sulle spalle e il figlio per mano. È un'immagine molto, anche dal punto di vista, diciamo, psicanalitico, molto forte. Cioè, prendo le mie radici sulle spalle, il mio passato, perché non puoi più camminare, questo babbo era zoppo, il passato te lo devi prendere sulle spalle, e il figlio per mano, perché non cammina neanche lui. Quindi lui è un eroe che nasce dalla sconfitta, e gli avevano detto che doveva andare a fondare Roma. Quindi lui fa un percorso lineare verso ovest, perché Troia era tipo in Turchia, e racconto questa storia, che poi è anche la mia storia, e anche ci mette in mezzo a queste cose, e si intitola Figli di Troia, perché noi siamo figli di Troia. La nostra cultura nasce lì. È vero. Alla fine si dice, ma è la verità. Sì. E poi dopo l'ultima startup è stata... No, però infatti eravamo arrivati al Covid. Al COVID, teatro finito, perché i teatri chiusi. Chiaro. Cosa si sapeva? Quanto durava? Allora ho cominciato a fare i video. Avevo regalato a mio figlio un gimbal, presente, con uno stabilizzatore a 3 assi, e glielo dovevo portare, perché lui era a Milano, e me lo sono fatto arrivare a casa da coso, e ho cominciato a cippare, cazzo, è divertente, e ho trovato dei videomaker a Milano, ci collegavamo così, quindi ho cominciato a fare dei video, e oggi ancora continuo a fare i video, faccio delle video interviste, pubblico, faccio delle cose, un'ulteriore startup. Adesso sto facendo una startup che sto ritornando a aprire un locale con i miei vecchi soci che sono nel frattempo sono andati in pensione quella volta. Ma dove? A Rimini. Adesso ancora non si può dire perché non abbiamo ancora firmato, però veniamo, sono molto fare una puntata lì, alla grande. E quindi dai, sto riprendendo un po' le mie origini. Ma poi anche visto che come non so se è stata una startup, ma credo di sì, avete anche fatto un podcast, te, Giacobazzi e Pistocchi, che in realtà si chiama The Social Bros.
No, che no, No, Pizzocchi. Ah, lui? perché- Maurizio Pagliari. Non lo sapevo, vabbè, bello. Ma perché si chiamano Duilio Pizzocchi però dopo? Perché è il nome d'arte. faceva un personaggio che era un imbianchino ferrarese, si chiamava Duilio Pizzocchi. Ok. Anche a Zelig è arrivato lui Sì, con sì, quel sì, personaggio lì. mi A ricordo. Zelig faceva Ermete Bottassi, Il camionista. il camionista. Camionista. Camionista da generazione. E com'è andata? Com'è andata il podcast così? Molto divertente, noi ci divertiamo. Il nostro podcast praticamente è così. Ci troviamo, accendiamo i microfoni E basta. parlare, esatto. Qui deve essere più o meno quella la... Così. Sì. Chiacchierata. Senza nessun tipo di scaletta. Senza un tema, senza niente. Niente. A cazzo, come si dice. ACD. Ad catium. Ma è più fatica fare l'imprenditore o fare il comico, secondo te? Non lo so misurarla come fatica. Allora, tutte le cose belle costano fatica, se ci pensi, perché c'è un parametro, ma perché anche andare in moto, no? Non è fatica? Sì. Co- Sacrifici. giocare a calcio, uno ha la passione del calcio. Beh, per esempio, mi piace molto la montagna, mi piace il trekking, poi mi piace andare in bicicletta, è fatica. Anche fare l'amore è fatica, no? Cioè, Se vuoi tu fare- produci, però cioè, vuoi dire, lo scopo deve essere. Quando vado in montagna faccio delle camminate di ore, però quando arrivo in cima dico, vigliacca, poi che bello, che Soddisfazione. gusto. Cioè, quindi non puoi mai parametrare la fatica, devi parametrare lo scopo. Lavorare il lavoro è fatica, Fatica. ma anche non far niente è fatica. Sì. Anzi, per quanto mi riguarda è più faticoso non far niente, perché io non sono capace, perché mio babbo e mia mamma quando mi vedevano senza far niente alla pensionistica mi urlavano. Una volta era più... Era Dai, più io triste. sapevo, cioè, io dovevo star lì, capito? Star sul Badare, pezzo. sì, cioè fai, prendi la cosa, pulisci, fai, spazzi, cose, sparecchio. Ma la cosa che mi incuriosisce è non è facile avere intanto passioni diverse, perché comunque se prima fai l'imprenditore la passione sarà quella di realizzare, creare nuove startup, impresa, però allo stesso tempo anche buttarsi e fare il comico è anche bene, perché comunque anzi probabilmente la gente ti conosce più come comico che come Certo, imprenditore, certo, quindi sì. intanto avere e coltivare due passioni abbastanza diverse, o ci sono delle cose in comune che appunto delle cose che hai usato sia per una cosa che per l'altra, dei punti fermi, No. così cioè... No, ma infatti, cioè, non è che io ho pianificato queste cose, capito? le prese Cioè, a ti me mi hanno piacevano le mandato a cavalcate? con un calcio nel culo. Io ho fatto l'imprenditore perché prima facevo il manager, ma perché mi hanno chiamato. Mi sono messo a fare l'imprenditore perché l'azienda è stata venduta. Cioè, ho cominciato a fare i video perché c'è stato il Covid. Cioè, capito? Certo. Cioè, è come se tu a un certo punto, appunto, vai in montagna, cammini, poi trovi sentiero chiuso, c'è il burrone. Che cazzo faccio? Sì, O mi fermo o cerco un'altra strada. e te hai sempre Io cercato. cerco un'altra strada. Poi casualmente, capito? Poi dopo, io ho sempre fatto, non ho mai fatto cose da solo, io ho sempre fatto cose in comitiva. Io non ce la faccio stare per me. E quindi c'è È sempre importante qualcuno che questa mi cosa, dice- perché avevo letto un detto: da solo vai più veloce ma meno lontano, se vuoi arrivare lontano invece Sì. devi avere un gruppo. Poi a me mi qualcuno. piace la comitiva, no? Anche voi siete una crew, anche te. Anche te sei un motociclista che poi a un certo punto ti stai buttando nel settore dell'intrattenimento, perché il tuo è intrattenimento. Sì. No, sono super Io d'accordo, uguale, in te tutto. magari non sei comico, però intrattieni. Anche io lo scopo è intrattenere, cioè che cos'è? Raccontare delle cose in fondo per vincere la noia, no? La noia è una cosa che non è negativa, perché ho imparato Anzi, l'altro serve. giorno. Serve anche Ho la imparato l'altro giorno, mio nipote, io ho 3 nipoti, 7, 3 e 1 anno e mezzo. Andiamo E la maestra di Tommaso, che è il più grande, 7 anni, ha detto a mio figlio, alla mia nuora, gli ha detto non preoccupate, non riempitelo. Lasciate anche che sia noi, perché Certo. dalla noia nasce la creatività. Una massima che ho letto poco tempo fa, con la quale sono molto d'accordo. Invece adesso, quando sei annoiato, pam, Telefonino. social media, gratificazione, Sì, sì. dopamina. Sì, sì.
Ma è la base del comico, secondo me, anche. No? Te hai iniziato anche a fare il comico, immagino, nell'albergo a raccontare le barzellette. No, perché mio babbo. A evitare che Io la gente si annoiasse. clonavo le barzellette di mio babbo. Ancora noia ma scusa un mentre attimo, lavori. dai, racconta, fa il favore, una, due, così volante, oppure pensaci, però dopo basta che... Le barzellette di mio babbo sono micidiali. Perché poi molto tocca sapere raccontare, molta differenza è lì, secondo me lì il talento del comico. Mio babbo aveva queste barzellette che te le scoppiava come le bombe a mano. Mamma, è vero che mi ha portato la cicogna? No, ma comunque era un gran bell'uccello. Basta. Fine. Questa è una barzelletta. Sì, Le barzellette in 2 battute sono le barzellette più belle. Potentissimo. Tu non devi dire niente, te le immagini, no? Sì. Mamma, capisci già. La scena. È vero che mi ha portato la cicogna? La mamma. E io non lo dico poi, No. Ma comunque era un gran bell'uccello. È finita. Già c'è tutta l'ambientazione. Vista, no? L'hai vista? Sì. Perché il comico non deve raccontare, deve far vedere. Tu devi... Quando io faccio teatro, non c'è niente, no? Nella scenografia, dovete venire a vedere. È bello questo qui. Vengo a Cattolica. Magari. Quando? Vengo a Cattolica, non mi ricordo quando. O se no al Galli a Rimini o se no a Pesaro. In zona sono Pesaro, Cattolica. Pesaro al Rossini è bellissimo, dovete venire. Ci vede un appello. Adesso non si ricorda le date, ma fallo pure il tuo appello. Che noi Io volevo venire l'altra volta che eri con Giacobazzi, Rimini, con Cattolica, Pesaro. Avevo visto, era Pesaro, dopo ero in vacanza, se no venivo. Perché lì c'è anche l'Auditorio Nuovo a Pesaro, adesso hanno rifatto. Quando tu fai lo spettacolo, quando fai lo spettacolo teatrale, monologo in questo caso, io come scenografia non so niente, però quando io racconto, vedi. Certo, perché è quel meccanismo. Io racconto sempre che sono stato abituato, mio nonno che mi raccontava le storie, mio nonno aveva fatto la Grande Guerra del 15-18 e lui mi raccontava queste storie e io vedevo, hai capito? Era più forte che vedere. Io lo racconto in questo spettacolo, è la differenza che c'è fra Eros e porno. L'Eros è tutta... Presente quella scena che ti dicevo di quella che si fa la doccia dietro il vetro sgrinato? È erotica, no? Cosa vedi? Niente. Sì, vedi però niente. è già... Sì, però, sì. E invece quando tu vedi tutto non hai più spazio, no? Per alla tua fantasia. E quindi non diventa mai tuo, è sempre estraneo a te. Hai capito? Bellissimo. L'Eros è fondamentale perché diventa tuo. Capito? Una bella donna che tu... E la distanza, fra l'altro, è fondamentale, la distanza. Perché l'Eros è quella cosa che tu è il desiderio, no? Invece se tu il desiderio lo plachi subito, lo castri. Cioè l'uomo, se tu ci pensi, si è evoluto per il desiderio. Esatto. Voglio di andare a fare, adesso voglio prima andare sulla Luna, adesso andare sul mare. Perché? Perché? Perché perché Colombo ha scoperto l'America? Perché, certo. Perché c'è questo desiderio di Ulisse oltre le colonne d'Ercole, i viaggi, no? Le scoperte. Perché c'è questo desiderio di andare oltre. E se tu dici l'oltre non c'è più, siamo arrivati. Finita. Sei finito. Finita. Smetti di vivere. La gente dopo va in depressione. L'assenza di desiderio invece è il desiderio, no? Fare, tiene vivo, ti porta, ti spinge a. Sì, vai. Riallacciandomi a sto discorso, sono discorsi troppo impegnativi? Certamente no, super fighi. Fare un film invece che esperienza è stato? Perché è un po' quello che dicevi te adesso, no? Perché da teatro io devo arrivare lì, mi immagino tutto, invece il film deve essere tutto già preparato davanti alla faccia e non c'è margine. Allora, nel 2013 avevo scritto un soggetto, siccome nel 2015 era 100 anni dell'inizio della guerra mondiale, mio nonno aveva fatto l'alpino, faceva l'eliografista. L'eliografista era uno che aveva questo aggeggio che col sole triangolava, quindi praticamente lui stava in cima a un greppo, una montagna, quello che era, e doveva comunicare delle informazioni a uno che stava dall'altra parte, ma lontano.
su un altro come gli collina, indiani, tipo. no? Sì, Gli sì. specchi, presenti gli specchi? Sì, sì, sì. Ecco, mio nonno aveva fatto il corso da telegrafista, quindi sapeva il linguaggio Morse, e faceva l'eliografista. Andava in cima alle montagne da solo, hai capito? Era anche rischioso perché credo. allora, lo specchio tu lo vedi solo se sei in quel punto, no? E mio nonno faceva l'eliografista. Allora io avevo scritto un monologo dove mettevo in scena questo soldato che poi sarebbe stato immagine di mio nonno, da per lui in scena a teatro con sto coso. Era bella, no? L'immagine così. Poi a un certo punto incontro Marco Preti di Brescia, che era uno che veniva cliente alla pensione Cinzia. Mi viene a vedere uno spettacolo a Brescia, Marco Preti, più grande di me, che io non vedevo da 50, 40, insomma, casino di anni, eravamo bambini. E gli dico: oh Marco, lo riconosco perché è alto, biondo, con gli occhi azzurri di ghiaccio. Cosa fai, cosa non fai? Adesso faccio il videomaker, io ho fatto l'alpinista, ho scalato tutti gli 8000 e ho cominciato, io avevo perso completamente le tracce, ho cominciato con Manolo e Patrick de Gaillardon, era quello che gli si metteva di fianco con le telecamere. Videomaker, lui e suo figlio avevano questa, e faccio video di montagna. Cazzo, bello, sai che ho questa idea di fare uno spettacolo sulla montagna? Bello, bisogna fare un film. Dico, no, film non si fa, cioè cinema, non ne ho la più pallida idea. E dopo mi disse: dai, io ti faccio l'unità di montagna, quindi io ti faccio mi ha fatto vedere delle riprese mozzafiato. Lui andava su in cima dell'elicottero, poi si buttavano giù col paracadute, con gli sci, delle robe mostruose. Dico, però sarebbe bello. Allora a un certo punto comincio a cercare un regista. Dico, guarda, c'ho questa cosa. Prima cerco un produttore, poi cerco un regista, poi cerco uno sceneggiatore. Non trovo nessuno. Allora a un certo punto dico, sceneggiatore, ma io avevo scritto un trattamento, lo faccio vedere a un mio amico sceneggiatore e mi dice, ma è bella questa cosa. Ti do un libro, un manuale di sceneggiatura. Così faccio io? Sì, dai, ti do la mano. Una mano. Questo è Daniele Bencarelli. Poi dopo mi chiamano questi qui della Rai, poi insomma riesco a trovare gli sponsor con il mio manager, produciamo questo film che non ha visto nessuno. No, perché nelle sale, perché ti spiego perché è stata un'altra startup, perché tutti volevano che io facessi un film tipo Checco Zalone, perché quella volta andava forte Checco Zalone. Io non l'ho fatto. Io ho fatto un film romantico, un film sulla guerra, un film in costume, un film fatto con 2 lire perché è un film povero, però ancora oggi trovo della gente che lo vede e dice: io lo vedo, mi sono commosso. I bambini lo guardano perché è un film soldato semplice, un film semplice. E è stata un'altra startup. Mia moglie mi ha detto: te ci matti. Per 1 anno e mezzo ho fatto solo quello. Ma ci credo, ma anche a fare la regia cinematografica e tutto. Ho trovato un aiuto regista strepitoso che mi ha insegnato tutto. Alessio De Leonardis con la troupe romana, mi sono divertito un casino. Io c'ho un gran freddo, ci può stare la motopompa? C'ho un freddo della Madonna. Perché spara lì. Aspetta, ma arriva l'aria proprio qua nella sacca veronaria, come si dice. E 16, metti il 18, 20. C'è il telecomando. Io sono vecchio, No, perché qui c'è mena il sole, allora buono, basta. Teniamo, ma forse c'è anche da sbassa anche, se no. Sbassa la ventola. Scancella. E io volevo anche chiedere, allora, delle grandi start-up, dei grandi progetti, quindi, e tutto molto, veramente, secondo me queste cose qui non le sanno in molti. Può essere? Può darsi. Cioè, secondo me sono delle belle. Ma sai, tu quando tu sei conosciuto per i tuoi output, cioè se tu fai il cuoco ti devi raccontare con i tuoi piatti. Con i piatti. E se fai il pittore ti devi raccontare con i tuoi quadri. Se fai il comico ti devi raccontare io mi racconto con i miei spettacoli. Quello che mi racconta più di tutti, oltre al film naturalmente, sono i miei spettacoli teatrali,
perché sono... Quindi alla fine Paolo Cevoli Comic è quello che ti... Ma fa ridere i miei spettacoli, io faccio ridere, io sono come Romagnolo, faccio ridere e do... Per esempio io in questo spettacolo su Enea faccio un pezzo sulla morte, parlo della morte di mio babbo e fa ridere, però non dico stupidaggini, capito? Certo. Affronto il tema perché a 67 anni cosa può succedere? E vedrai, se vieni a vedere fa ridere alla grande. Cioè, per me è sempre quando io penso a uno spettacolo, no? Lo scrivo, è come quando tu fai una casa che fai l'impalcatura non è bella, però senza impalcatura non sta in piedi. Le battute sono le tende, i quadri, è finita, capito? Se tu parti dalle battute fai uno spettacolo che è una somma di battute. Invece no, io c'ho un'idea, capito? Io ti voglio dire una roba, quella. Te la racconto, te la spiego bene, perché te vieni fuori dallo spettacolo su Enea e te sai chi è Enea, con tutti i suoi personaggi, che nessuno li conosce, capito? La storia del padre Anchise, di Ascanio, di Creusa, la sua prima moglie, Didone, Palinuro, che era il suo timoniere, e io te la racconto proprio, quindi tu esci che bella storia, perché è bellissima, che nessuno conosce. È molto famoso in America, Enea, del Memorial a New York, a Manhattan, Ground Zero, dove c'è il monumento delle Torri Gemelle, c'è un'unica frase con una lapide presa dall'Eneide. Pensate, è famosa. Mark Zuckerberg, quello che ha inventato Facebook, dice il mio idolo è Enea. Ma si studiava alle superiori, è l'ultimo dei poemi epici, no? Banalmente. Sono insieme agli altri. Sì, c'è l'Iliade, l'Odissea, che sono greci, e poi Virgilio, scritto l'Eneide, e poi c'è il grande poema che li raccoglie tutti, che è la Divina Commedia. E che tu appunto sei molto appassionato di Divina Commedia e sai proprio anche delle parti a memoria, insomma sei molto ferrato sull'argomento. Sì. Proprio perché? Allora, a un certo punto, cos'è stato? 10 anni fa, incontro un prof che dopo nel frattempo è diventato famoso, si chiama Nembrini, e quando c'era anche... Benigni, no? Benigni, non faceva tante? Sì. Ti ricordi? Sì, no, ma... A un certo punto è venuto fuori sta storia, no? Perché io al liceo, alle medie, non mi piaceva per niente, no? Io sono sempre stato un grande appassionato di libri, ho letto sempre, diciamo, la mia fonte di ispirazione, mi piace un casino leggere, e leggo in continuazione. Bellissima qualità, direi. Importante. Bello. In terza elementare ho letto il primo libro, I Desperados della Sierra Nevada, ce l'ho ancora, avevo gli orecchioni, terza elementare. E tu pensa che in Viale Tasso, davanti alla pensione Cinzia, c'era una tabaccheria, carto, libri, quei negozi che avevano un po' tutto. Mm-hmm. In quinta elementare io ho avuto un momento di crisi perché tutti i libri che c'erano li avevo letti tutti. Cioè tutti, i libri d'avventura, I Tre Moschettieri, Robin Hood, Il Viaggio al centro della terra, L'ultimo dei Moicani, Ivano, tutti in quinta elementare. Cioè io per vincere la noia... Andavi bene a scuola? A scuola andavo bene, ero una merda negli sport, in tutti gli sport. Tutto ciò che è la palla, vedete quando gioca a pallone... C'è Cevoli non lo vuole nessuno. Ero lento, ero goffo, scordinato, incapace di... Se te vedi, io c'ho mio nipotino, adesso non dico quale dei tre, poverino, è uguale a me. Gli metti una palla, lui gli va sopra, cade, non riesce a colpirla. Ci va a sbattere, si litiga. L'altro invece è come mio figlio, perché i miei due figli invece sono bravissimi. L'altro è un fenomeno, gioca a calcio, se lo vedi tira delle saracche. E io leggevo e questa passione dei libri. Qualche anno fa ho incontrato questo Franco Nembrini e mi ha detto: impara Divina Commedia a memoria. Dico, scusa, leggila, gli ho detto, leggila ma imparala a memoria e per il tuo mestiere è quello che ti serve.
è come aprire un conto in banca, mi ha detto, questa è stata la sua frase. E gli ho detto: come faccio? La Divina Commedia, a memoria. Tutti i giorni impara 2 terzine. 2 terzine, sai, le terzine di Dante sono concatenate, è un endecasillabo, sono 11 sillabe concatenate A, B, C, B. E fra l'altro è interessante perché dicono, non so se è vero, che lui, siccome lui era un esule, un profugo, la scrivesse camminando. E quindi c'hai gli accenti del mezzo del cammino della nostra via. Trovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Con lo stesso ritmo. Qual era e cosa dura. Questa selva selvaggia è aspra e forte, che nei pensieri rinnova la paura, tanta è amara che poco è più è morta, eccetera, eccetera. E cosa faccio io? Io anche stamattina ho fatto un'ora di camminata a Marina e ascoltando e ripetendolo. Tuttora quindi tieni allenata questa... Sono arrivato al 31esimo canto del Purgatorio, diciamo su un canto ci sto qualche mese, capito? Perché non è che dopo, ora che le impari tutto, sono 143-45 versi, il 31esimo, ora che lo impari tutto. Dopo me lo dimentico. Però se io lo prendo in mano 2 ore, 3 ore, dopo te lo so ridire. A memoria. Tutto un canto? Sì. È lunga. Però è bello perché lo canti, sì, lo dici a alta voce o nella testa. Per esempio io non so, mi sveglio magari alle 4 della mattina perché ho mangiato pesante, cosa faccio? Non accendo la luce, non faccio niente, mi metto lì e ripeti. È un mantra, sì. E ti riaddormenti. Io voglio diventare amico di Dante. Dante ha una capacità di racconto mostruosa, cioè è visivo da matti. È un linguaggio antico, devi entrarci dentro, è faticoso, è come scalare una montagna, ma è meraviglioso. Sembra una roba, hai capito? Poi dopo da lì ho scoperto un sacco di cose, perché Dante appunto cita Virgilio, io ci sono arrivato a Virgilio tramite Dante. Ma ci sono delle assonanze tra i poemi epici e la Divina Commedia alla fine, forse per quello che, cioè alla fine sono 2 viaggi lungo allora un ci cammino. Sono 3 grandi poemi di viaggi che sono la base della nostra cultura, no? La nostra cultura è la cultura greca, latina e cristiana, e anche gli ebrei hanno il viaggio, che è il viaggio di Abramo, il viaggio di Mosè, i viaggi, no? E ognuno ha un eroe, no? Ulisse, per esempio, no? Ulisse finisce la guerra di Troia, parte e viaggia per tutto il mare Mediterraneo, viaggia in tondo, la sua alla fine della sua avventura torna a casa. Lui è un supereroe, figlio di un supereroe che ha come superpotere l'intelligenza, che lui ha come superpotere l'intelligenza. Lui non uccide i nemici con la forza. Sì, però è furbo. Furbo, eccetera, eccetera. Quindi la sua arma è la furbizia, l'intelligenza. Il premio della sua vittoria è tornare a casa. La cultura greca si contraddistingue per questa circolarità. Enea, eroe latino, fa un viaggio invece per il lungo. La sua arma si chiama pietas, che sarebbe il senso del dovere, della responsabilità. La fede, è un uomo di fede, pre-cristiano, quindi Virgilio è pre-cristiano. Non fa un viaggio in tondo, fa un viaggio per il lungo. Il suo premio è fondare la città che conquisterà il mondo, diventi padrone del mondo. Questo è il premio del suo viaggio. Dante, anche lui fa un viaggio. Lui fa un viaggio al fondo, perché lui va nell'inferno. Praticamente in 3 dimensioni. Il mondo di Dante è la terra con il diavolo cacciato il cielo è tondo per lui, cacciato dal cielo, il diavolo che ha deciso di stare nel posto più lontano da Dio, che è il centro della terra, dove non c'è il fuoco, c'è freddo e buio.
se tu ci pensi, il posto più lontano dal sole è freddo e buio. Il male, sai questa storia di Einstein? Questa è bellissima. Allora, a un certo punto il professore Einstein studiava e gli dice Dio ha fatto tutto e quindi ha fatto anche il male, Dio è cattivo. Il professore dice: esiste il freddo? Fa certo che esiste il freddo. No, il freddo fisicamente è definito come assenza di calore. Tu non lo misuri il freddo, misuri il caldo, l'assenza di calore, no? Sì. Allora? Esiste il buio? Sì, no. Esiste l'assenza di luce, non c'è una gradazione del buio. Esiste il male? No. Esiste l'assenza del bene. Quindi, siccome è mostruoso, però è geniale se ci pensi, no? Cioè, il male è freddo, Dante se l'era inventato quella volta, freddo e buio. Invece il sole è calore, energia, vita, eccetera. Dante fa sto viaggio dentro questa piramide rovesciata, arriva in fondo, trova Satana inficcato per metà nel ghiaccio e piange. Lucifero piange, non parla. Le sue lacrime si ghiacciano, quindi immagine mostruosa. Lui arriva fino in fondo, a un certo punto si aggrappa ai peli di Satana, fa una capriola e va dall'altra parte perché risale, quindi fa un viaggio lineare dall'altra parte del mondo. Siccome la Terra ha questa piramide che è l'inferno fatto a gironi, c'è una montagna, perché tutta la terra che Satana ha scavato è la montagna del Purgatorio, che Dante se la fa tutto, poi arriverà, prende Beatrice e arriva in cielo. Il viaggio di Dante è un viaggio mostruoso, è un viaggio dentro di sé. Quando Dante arriva alla fine del paradiso, nel viaggio, non vede Dio, vede lui. Vede se stesso. Cioè il viaggio di Dante è un viaggio anche fortissimamente psicanalitico. Alla fine di tutto il suo viaggio trova sé. È bellissimo, se tu lo vedi, no, ma io sono cose che io ho fatto il liceo scientifico, ma ti metti a studiare, diventi matto, è bellissimo. E poi è sempre cantato. Attuali poi. Sempre attuali. Sì, perché Dante ti dice: io ho scritto questa cosa in latino, dice, per rimuovere gli uomini dalla tristezza e donargli la felicità. Dante era un genio, Dante aveva una cultura mostruosa e oggi leggerlo è pari di te. È incredibile, Guarda, sai cos'è che è la differenza? Che è difficile, cioè è più facile leggere, ascoltare certe cose è difficile, cioè vedere un bel quadro, ascoltare una sinfonia di Beethoven è fatica. Noi non abbiamo questa cultura, anche io faccio fatica. Sai quante volte io mi approccio alla musica e quando c'è qualcuno che mi prende per mano e mi spiega, divento matto. Sì. Però ci deve essere qualcuno che ti spiega. Chiaro. Io sono stato pochi mesi fa a Amsterdam a vedere Van Gogh. Al museo di Van Gogh. Anche io sono andato 2 anni fa. Ti è piaciuto? Allora ti dico la verità. Così, come sempre, sono stato pochi giorni, stavo per girare tutto. Siamo arrivati, ma tipo è presente quando chiudiamo tra un quarto d'ora. Quindi non hai visto. Quindi no, sono entrato, girato, ma ho fatto proprio così, come se non... È una visita del cazzo. Devi trovare sempre uno che ti spiega, ti prende per mano. Vabbè, una volta con Aldo siamo andati agli Uffizi a Firenze. Me l'ha detto Aldo. Che lì ci aveva portato la guida. Uno che ti spiega. Vai fuori di testa. Sì. Se no, infatti, da solo non ha senso andare quasi. È quello che dico io. Sì. Cioè, o hai una cultura tua di cose. Io sono stato a vedere Van Gogh, che sì, lo conoscevo così.
E abbiamo preso una guida che ci ha spiegato. Io sono andato fuori di testa, impazzire. Cioè, L'altro giorno sono tutto. stato a Assisi, io ho un gruppo di ragazzi che questa è buffa, che nasce dall'idea della Academy di Valentino. No? Perché Valentino mi ricordo che mi aveva detto che lui ha sti ragazzi ed è più quello che riceve di quello che dà, no? Presente, no Valentino? Sì, adesso mi sfugge nada, però... Vabbè. Allora ho cominciato a incontrare dei ragazzi tipo 25-30 anni così, e abbiamo fatto questo gruppo che si chiama Academy, ok, voce del verbo accadere. E allora c'è un cantautore di canzoni. Milano, di canzoni, però canzoni d'autore, molto bello. C'è uno chef che ha 26 anni, che fa questo podcast, anche lui si chiama Socce che buono. Bello. C'è un imprenditore, poi c'è un imprenditore che si occupa di information technology, che ha 28 anni, poi c'è un Matteo, questo producer che fa podcast, e poi c'è un ragazzo che fa il fotografo. E facciamo delle gite. E poi c'è un comico che si chiama Vittorio Pettinato. Adesso siamo andati a Assisi, abbiamo trovato una guida che ci ha spiegato il ciclo di Giotto, una cosa meravigliosa, una giornata, il gusto di vedere le cose belle. Stacco, una cosa bella, abbiamo fatto Venezia, adesso la prossima dobbiamo decidere ancora dove andare, cioè a vedere una roba bella, una roba impegnativa, capito? Per cui suggestiva. Però devi avere qualcuno che ti spiega. Sì, perché sennò non sì, Una cioè, guida. rende molto di meno se vai da solo, se hai il 20%, Non hai se no gli con elementi. qualcuno Sì. te la porta al E centro. la lettura, leggere l'arte, insomma, queste cose qua ti hanno dato una mano secondo te nel tuo mestiere di comico? Ma sì, cioè, è chiaro che allora, per Gino e Michele, che erano i capi di Zelig, mi avevano detto: per fare il comico occorrono 3 cose. Il talento, devi far ridere, se non fai ridere non c'è un cazzo. Fai fatica. Il lavoro, perché loro dicevano: abbiamo visto tanti comici che avevano talento ma non avevano voglia di lavorare, anche io ne conosco tanti, dopo ti perdi. La terza cosa, la cosa più importante, la capacità di relazione, di rapporto. Pensa ai corridori di motocicletta: talento, capacità di lavoro, relazione. Ci devono essere queste anche lì. Tutte e 3. Se te ne manca una, Manca qualcosa di importante. ma te pensa anche ai campioni di oggi, no? Che magari hanno tanto talento, sono capaci di lavorare, ma dal punto di vista della relazione sono... È importante. Hai capito? Tu devi avere questa cosa qui io ce l'ho perché ho le origini romagnole, il talento non me lo sono dato io, perché per raccontare robe da ridere, come capacità di andare in moto, no? Devi avere il talento, lo sbus lo devi avere, se no sbus, non si chiama sbus. In romagnolo il talento si chiama sbus, come quello che dipinge. È chiaro. Cioè, hai capito? Uno deve avere, o come quello che canta. Però il canto per me è una delle espressioni di talento puro più chiare. Però per tener botta devi avere la voglia di lavorare. Chiaro, ci pensavo l'altro giorno, faccio un esempio, sono andato a vedere un concerto di un artista americano famoso e lui fa tipo, cioè se te ci guardi va bene, soldi, gran soldi, fama, di qua di là, però quando cominci a fare i concerti uno dietro l'altro, 3 ore sul palco a menare come un matto, cioè lì tocca avere appunto la voglia di lavorare, di produrre, non fermarti. Cioè, non è che i vari, ma ti parlando proprio i big, i vari Taylor Swift o chi sono, non è che sono lì, sono loro graziati da Dio e allora i fancast. Tocca menare anche quando sei lassù, anzi forse quando sei lassù tocca continuare a menare anche forte molto. E poi devi avere capacità di relazione, perché la capacità di relazione vuol dire che quel talento che hai, tutto il lavoro che fai lo sai raccontare, perché se tu non lo sai raccontare la gente non ti vuol bene. Devi far vedere, come hai detto prima. Devi essere capace, capito? Io adesso faccio questa cosa su Marco Pantani. Marco Pantani aveva queste 3 cose. Era un grande talento, un lavoratore della Madonna ed era un grande comunicatore naturale.
Se tu prendi, non so, campioni anche oggi, Nibali ha vinto come Pantani, non ne conosco nessuno. Pantani è nel mito, no? Se tu ci pensi, è il mito. Certo. Nibali è breve, dai. Bravo, però non ti emoziona, devi essere eroico, cioè questa comunicazione ti fa diventare, infatti questa serie sui ciclisti si chiama Pedalando tra eroi, perché l'eroe è quello che tu dici, cazzo, voglio essere come lui, capito? I bambini, perché i bambini comprano la maglia di un certo calciatore? Perché è eroico, diventa eroico. Certo. Voglio essere come lui, mettermi la maglia, voglio essere come lui. Perché uno compra il casco di uno piuttosto che di un altro? Perché voglio essere come lui. Certo, bello questo. Eroico. Perché allora gli eroi della mitologia sono eroi attuali? Perché in fondo l'uomo è sempre quello, il cuore dell'uomo è sempre quello. Oggi abbiamo la tecnologia, abbiamo internet, però ragazzi, cioè noi nasciamo, vogliamo vivere una vita bella e vogliamo fare una bella morte. Basta. Cioè, Fatti, direi qui potrebbe essere un momento. Ci siamo infilati, infrocchiati in dei ragionamenti non ero pronto. No, però queste qui sono tutte cose che io tengo dentro, che ho dietro, capito? Certo, che nessuno. L'output deve essere un output leggero. Non basta, è un'ora. È una bella è una bella scoperta, infatti, sapere che dietro al Teddy Casadei sì. Palmiro Cangini, certo, ci sia comunque questo bagaglio invece culturale, e visto che appunto bella carote no no, però come devo andare perché mi aspetti i miei nipoti certo, dopo chiappi la sai che devo andare a fare anche la spesa, che mia moglie oggi era a Bologna. Adesso sei qua. Dai, adesso alle 7.05, le ultime 3 domande, perché sono curioso. Perché volevo solo capire e sapere il rapporto che avevi con i piloti romagnoli, se hai avuto, no? Anche con Vale, ho visto che c'ero, sei venuto come ospite della 100 km, no? E poi ho visto anche un'intervista, credo nel tuo podcast, di quando parli di che eravate con Leo Perastra, che guidavano Melandri, Reggiani e Vale e raccontano. E poi anche volevo sapere la cosa di fatti non pugnette, perché Vale ce l'aveva sul casco, non so se era una roba. Io ho conosciuto Valentino perché nel 2002, quando avevo debuttato, aveva lanciato questo slogan, fatti non pugnette, e allora cazzo, era scritto Valentino, lo voglio conoscere perché non lo conoscevo personalmente. Fabio De Luigi mi ha detto, guarda che quello lì gliel'ha fatto Aldo Drudi, che io non conoscevo. Allora conosco Aldo Drudi al Mugello, che era con Jumbo. Con, che Jumbo, il casco, sì. Jumbo aveva l'Opel Agila leopardata. Infatti Aldo dice, come faccio a riconoscerti? Opel Agila leopardata. E da lì ho conosciuto Aldo e sono diventato molto amico, ancora oggi sono molto amico con Aldo, e ho conosciuto anche Valentino, dai. Dopo, diciamo, la frequentazione con Vale è piuttosto sporadica perché facciamo vite, però insomma è uno con cui vorresti andare in vacanza, Valentino, perché è divertente, c'ha quello spirito, appunto, le 3 cose, esatto. Talento, massimizzate, talento, capacità di lavoro e capacità di comunicazione. Lui sì, assolutamente. Ma invece, scusa, quindi lui aveva questi fatti non pugnati sul casco e non una roba che avevate, insomma. No, l'ha fatto lui, l'ha fatto Aldo così. Okay. Infatti gli ho detto non puoi metterlo, mi devi dare i diritti, mi devi dare 50 euro, mi paghi una mangiata. Dio poi. Vai, com'è che andrà? Ragazzi, vado sul motorino senza casco, guarda che non si va senza casco, Andiamo fino a lì. No, fino a lì, senza casco, col gasolio. Piano, telefonate quanto arrivate. Fatti, non pugnette. Per certe cose penso che siamo abbastanza simili. Lui è un uomo di spettacolo, perché comunque ma anche te sei bravo, sei veloce. Grazie. Ti devi un po' fare più lavoro.
Però il talento dello speakeraggio ce l'hai. Quello ce l'hai. Che mi interessa, appunto. Più lavoro? Cioè? No, devi essere più. Ti devi mettere lì a far più legna. Sì. E il fare che fa. È come quelli che dicono: mi piacerebbe diventare campione di calcio. Cosa faccio? Mi metto a studiare le regole del calcio? Guardo le partite? No, giochi a pallone. Comincia a giocare a pallone. E quando uno mi dice vorrei fare l'attore, perfetto, quante volte sei andato sul palco? No, ancora no, sto facendo. No, tu devi andare sul palco, perché solo, cioè, è come dire imparare a disegnare. Come faccio a imparare a disegnare? Disegno. Van Gogh, i primi disegni erano diversissimi rispetto a quelli. Lui queste 3 cose le aveva tutte: talento, capacità di lavoro, capacità di relazione. È incredibile la storia di Van Gogh da questo punto di vista. Queste 3 cose sono una sintesi pazzesca della sua storia. Sì. Non voleva stare da solo, era matto, ma non poteva vivere da solo. C'è questo dipinto, la Casa Gialla, che lui aveva a fare una comunità di pittori, e quindi mettersi lì a fare. Più fai e più ti impratichisci, più riesci. Sì, è una forma di artigianale, capito? Come uno che fa i vasi di terracotta, come fai? Devi fare uno strascino. Strascino, altra parola romagnola. Era grande. Strascino, che non è, però per indicare un sacco di roba. Una quantità, usi una parola che non c'entra quasi niente. Strascino. Come vieni oltre. Vieni oltre, va là. C'era un comico che faceva questa cosa che era il simbolo della Romagna, perché tradotto in inglese vuol dire come here, go there. Vieni oltre, va là. È vero. Perché adesso dopo non lo dici mai? No, perché adesso dopo, dai. Sì. Adesso dopo, no, sì, adesso dopo. Adesso dopo cosa? Sì, è che però si capisce. No, perché adesso dopo, dai, mi metto giù, dai. Adesso dopo ti dico, dai. Sì. Adesso o dopo? Sono 2 cose che non vanno. Perché dici adesso, quindi dici da adesso nel presente, dopo ti dico. Ecco, sì. Adesso vieni oltre, va là, vieni oltre o vado là. Dimmi, dammi un comando univoco. Prima di andare via, 2 cose. Le ultime 2. Una un'altra barzelletta, se ce l'hai, che io sono fan. E 2, una tua cosa degli sportelli aperti. Dico bene? Qual è? Io ti dico dammi un aiuto. Tipo, io mi ricordo che forse eravamo a pranzo una volta con Ada, mi ricordo che te mi avevi detto che te gli sportelli aperti in casa dei mobili, tipo. Ah, sì, non li sopporto. Non li sopporti? Sì. Non sopporto, perché? Allora, io non sopporto il disordine. Io sono per esempio te che segno sei? Sono Cancro. No, lo faccio quelle domande, per esempio, quelli che si intendono. Te che segno sei? Che te si inquadrano? Lo dico così. Ok, poi si vede. Io non sopporto il disordine. Io nel mio studio a casa mia ho una scrivania vuota. Poi dopo, mentre lavoro, la incasino, eccetera eccetera. Poi dopo, quando ho finito le mie cose, vuoto. Cassetti, less is more. Cioè, ho bisogno di avere vuoto. Per esempio, io quando guido non sento mai l'autoradio. Il silenzio, sì. Anche io segno tanto, proprio anche viaggi lunghi da qui a Roma. Perché io penso, capito? Bravo, io guardo, finalmente sei il primo io non ho bisogno di riempire. Hai capito? Io non ho bisogno di. Si vede che sei Cancro comunque. Sei un checker. E quindi tutto, cioè, per esempio, a me, hai capito, così mi piace, ordinato. Questo qui è un po' storto, però così, hai capito? Cioè, io ho bisogno di avere le cose. Io sono quello che fai in giro, chiude le finestre, spegne le luci, mette in ordine. Mia moglie è disordinatissima. Che pugnette, come fai a combaciare con lei? Ma quando siamo l'opposto. Mia moglie è una grande creativa, stilista di moda, e lei, per esempio, a casa c'è il suo studio, anche lei grande, che è il suo atelier dove crea, e è un zibaldone che io non solo vederlo mi viene l'orticaria, capito? Mi si indrizzano, mi viene la pelle polastrina.
Sì, perdono. Non lo so perché, non lo so. È chiaro, vi Non lo so, l'ordine proprio mi io serve. Sfondi una porta aperta, sfondi proprio ordine mentale diventa. Ordine mentale, le cose. Poi per esempio io sono uno che scrive tutto, allora io non so, faccio la valigia, io ho su note checklist delle cose. Certo. Io lo so, devo andare adesso a fine mese, chiudiamo casa a Rimini e io ho già scritto cosa devo portare via. Devo portare via, quindi quando io parto, si precisa. Se fai l'imprenditore questa cosa qui è fondamentale. Perdi tempo prima, ma poi magari lo riguadagni che non fai le sciapperie. Io sono un pianificatore. Io questa cosa qui l'ho imparata perché quando ho fatto non avevo questo metodo, quando ho cominciato a prendere questa attività nell'83 c'era uno che mi aiutava, mi faceva un po' da mentore e mi ha detto guarda, fai questo corso, un corso di pianificazione, time management, per cui quando tu prima di cominciare un progetto ti metti lì le risorse, cosa serve, questa cosa qui mi aiuta anche per il mio spettacolo. Io poi scrivo tutto, io scrivo un casino, io so sempre, e per esempio i miei spettacoli io li scrivo recitando, cioè io simulando tipo. Io non so, per esempio vado via, no? Di solito, per esempio Figli di Troia l'ho scritto a Lanzarote, dalle Canarie. In vacanza ieri proprio? Sì, io devo andare via. Io allora, appunti, leggo, c'ho una cadassa di roba. Una cadassa. E poi a un certo punto vado, cosa faccio? Cammino con gli auricolari e traduce, no? Presente Siri che ti scrive già. Parlo. La sera riprendo tutto e metto in ordine. C'è tipo cammini, registri il vocale. Detti addirittura. Detto. Dove lo fai? Su note? Su note. Un po' come all'università fai il bobina praticamente. Sì. Mi sbobina l'iPhone. E poi dopo però devo mettere a posto, hai capito? Perché spunti cose, sì. E arrivo che diciamo lo spettacolo, non dico che è scritto, ma quasi. Il primo concorso che hai fatto alla Zanzara d'Oro. È stato così che io ero amministratore di una società che organizzava mostre, fra l'altro, e praticamente c'era la sorella della manager di Bisio e di Ale France e di Natalino Balasso e di Fabio De Luigi, cioè quelli che erano già comici. La sorella, ci troviamo una sera a fare una cena di lavoro e c'era anche la sorella di questa qui. Io a un certo punto comincio a dire delle cazzate così, ma giacca e cravatta, cioè proprio, e mi fa, te fai ridere, te dovresti fare il comico. Perché non vai alla Zanzara d'Oro? Non so bene così. Cos'è? È un concorso di comici. Guarda, dico, a me i comici non è che se io voglio, se vado, vinco. L'imprenditore per il quale lavoravo fa, che cazzo dici? Sì, sborone, no? Così. Sa così dice, se vinci, eravamo una quindicina, ti pago una cena al caminetto per tutti, però se perdi la paghi te. Vostra miseria, accetto. Mi mandano e cosa avevi portato? Eliminatorie. Quanti sono? 280 candidati. Puttana Eva, forse ho fatto una cazzata. Tocca pagare. Insomma, morale della favola, viene fuori questo personaggio dell'assessore con una vocina così, una roba un po' particolare. Mi prendono, facciamo le eliminatorie, arrivo nei primi 16. 2 semifinali a San Lazzaro. Vinco la mia semifinale. Finale, 8 comici al Teatro Duse. 1000 persone. Io arrivo, io fra l'altro lavoravo, stavo bene, io arrivo con la Mercedes, la macchina, capito? Sposato, già con 2 figli, arrivano gli altri. Classifica. Quarto Fabio De Luigi, che era sconosciuto. Giovanissimo, tra l'altro. Giovanissimo, nel 90. Terzo Paolo Ceoli, terzo classificato Paolo Ceoli. Fischi, c'è il pubblico che vince sia.
perché c'era la giuria di qualità. Secondo, Antonio Albanese, tutti sconosciuti, quindi Fabio De Luigi, io e Antonio Albanese. Primo, Lucio Vincerelli. Chi è? Chi è Lucio Vincerelli? Infatti? Ha vinto la Zanzara d'Oro, che fra l'altro, poverino, io ero amico, è mancato qualche anno fa. La giuria decide che tra questi 4 il più bravo è Lucio Vincerelli. Che non si è mai sentito. Cazzo c'entrano i concorsi? Niente. Signore e signori, la Zanzara d'Oro. Fabio De Luigi, in stile Renato Pozzetto. Antonio Albanese, un pazzo, ma pazzo. Cosa cambierà adesso per te? Non lo so, io che non lo so. Facci vedere questa coppa, dai. Che... Morale della favola, finito. Cioè, io avevo la mia attività, cose così. E questa qui mi chiama, fa i primi 3 vanno da Costanzo a Roma. Costanzo era quello che lanciava i comici, aveva lanciato Iacchetti, aveva lanciato un sacco di comici. Dico, io che cazzo vado a fare a Roma? Poi c'era il mio cognato, una comitiva, andiamo, facciamo una macchinata, spesati. Ciambella, salame, albergo, fiasco. vado da Costanzo. Allora, i primi 3, Lucio Vincerelli non faceva ridere, infatti non fa ridere. Antonio Albanese era emozionatissimo e non riesce, non è. Io vado a cazzo, ridono come i matti, ridono di brutto. Era il 90, c'erano i mondiali, io mi ricordo, Italia 90, Baggio, Schillaci, eccetera, perché erano tutte registrate. Così. Costanzo mi fa, devi tornare la prossima settimana. Costanzo, io ho un lavoro, devi tornare, torno. Insomma, morale della favola, registro 15 puntate quell'estate, diventando matto. A un certo punto Costanzo mi fa, tu devi fare questo mestiere. Dico no, guarda, io ti do mi ha promosso in lire una bella cifra, vieni ospite fisso tutte le sere. Dico, Costanzo, io non posso, c'ho un'altra attività, ti ho detto che tu devi fare questa cosa. Dico, ho capito, fa culo, io ho una laurea, ho gli investimenti, fra l'altro avevamo fatto che degli investimenti grossi, io non riesco a venire. Mi chiami ogni tanto, o vieni sempre o mai più. Faccia lei, mai più. Quelli di Zelig, non c'era ancora la trasmissione Zelig, facevano una trasmissione che si intitolava Sulla testa con Paolo Rossi, che era il comico che andava per la Maggiore quella volta. È fortissimo. E mi chiamano e mi dicono, ti vogliamo nel cast. C'è Antonio Albanese, c'è Maurizio Milani, un sacco di comici. Paolo Rossi è il comico famoso e poi cerchiamo dei comici debuttanti, no? Gino e Michele. Ha detto, dai, vengo volentieri, io ci avrei il libero lunedì, che ho i locali. Dico no, mi hanno detto, non hai capito, devi venire su 6 mesi a Milano. Come faccio 6 mesi a Milano? Noi eravamo 3 soci, parlo con gli altri, dico ragazzi, io non me la sento. Uno mi dice, dai, vai, l'altro mi dice, no, ma che cazzo fai? Cioè, vuol dire. E finisce tutto. Mi danno un premio per la satira politica. Basta. Nel 95 faccio un'altra apparizione su Rai 1, ma dicendo delle cazzate, no? Così. Nel 2001 io dovevo andare a aprire un locale a Londra per conto di un'azienda, avevo fatto una consulenza e dovevo partire da Milano. A un certo punto mi chiamano, mi dicono guarda, saltato, rimandiamo il prossimo. Mi trovo a Milano quella sera, vado a Zelig in Viale Monza. A vedere o farlo? No, a Zelig. Io andavo a Zelig, al locale. Poi già, intanto andavo perché, sul palco, sì. C'era già la trasmissione, andavo in onda su Italia 1 alle 11 di sera. Ma io non l'avevo neanche mai vista. Ma però li conoscevo tutti. Cosa faccio? Vado sul palco. Ma ridono tutti come spontanea volontà o t'avevano proprio... No, ma lì Zelig era una roba, andavi, salivi sul palco, vado sul palco, cazzo, ridono tutti. Mi conoscevano tutti, Bisio mi conosceva, non mi conosceva il produttore di Mediaset. Quando mi vede, va da Gino e mi chiede, cazzo, questo lo dobbiamo prendere subito. Questo fa morire da ridere. Questo è
E loro gli fanno: guarda che questo non viene perché c'è il lavoro. Allora io dico: guarda, tu devi venire di qua e di là. Guarda, io posso il lunedì, va bene. Ma non avevo il contratto, perché io andavo così e mi hanno dato 180 euro a puntata, lordi. Però le spese a mio carico. Siamo andati su in 5. Siamo andati su in 5, abbiamo usato la pista, allora ci ho rimesso. Faccio 2 puntate. 2 puntate. Io avevo un contrattino, mi dispiace se non l'ho tenuto. Una lettera di incarico, 2 puntate. Faccio queste 2 puntate. Appena escono le 2 puntate, cioè io avevo nel mio sito paolocevoli.com il mio cellulare, cioè subito mi scoppia il delirio. La gente mi chiamava, andavano nel negozio di mia moglie per fare le serate. Cosa dite? Ma io non so neanche che cazzo devo dire. Mi prende questo e mi dice: fai tutta la serie, sono altre 13 puntate, ti raddoppiamo l'ingaggio. Dico: sì, allora sì che faccio i soldi. Vado così a ridere. Finito. E poi mi dicono: guarda, agosto facciamo la tournée. Agosto i locali, avevamo 2 locali, erano chiusi. Va bene, vengo. Fine. Nel frattempo cominciano a chiamarmi. L'anno dopo mi dicono: dai, questa volta ti contrattualizziamo. Mi hanno dato qualcosa, ma poca roba. Dico: vabbè, vengo. Però io andavo a Milano, preparavo la roba, ti dico, poi facevo avanti e indietro. Il primo spettacolo l'ho fatto 2 anni dopo il debutto, perché a Faenza c'era un locale che si chiamava Le Scimmie. Non so se eri mai stato. Anche lì c'era dove c'era Max Zoli, che adesso fa il manager nel mondo dello spettacolo, che aveva sta discoteca e faceva le serate di cabaret, quelle di Zelig. E mi dice: devi venire a fare uno spettacolo. Ormai sono 2 anni che hai debuttato, la gente ti vuol vedere dal vivo. Io gli ho detto: Max, ma io che non so che cazzo fa. Allora, guarda, facciamo così, io organizzo una serata, metto Paolo Cevoli più altri 2 comici. E la serata deve durare 1 ora e mezza. Te fai 5 minuti, 10 minuti, fai quello che vuoi. E poi saluti, ti fermi, fai le foto, autografi, stai lì al locale, no, è una discoteca. Dico: va bene. Poi vado su rilassato, salgo sul palco, i 2 comici non sono saliti. Ho fatto 1 ora e mezza. Ecco. Non so dirti cosa ho detto. Così. Improvvisando. Così. Racconto di qua, di là. Poi c'era Max che mi faceva le domande, quindi casseggio puro. E da lì ho detto: cazzo, allora forse sì. Sei riuscito oggi, vuol dire che... Però, voglio dire, tutto casuale, tutto cavalcato andando in momento. montagna, sì, andando in montagna, dici: oh, perché non vieni che di qua? Sì, forse sì. Senza un progetto, senza un dire... Beh, mi piaceva fare le battute, sì. Quello lì. Riesci ad andare nel bagno un attimo? Sì, abbiamo fatto. No, te la fai lì. Dai, vai, su, dai, Dio, no, dai, abbiamo fatto. È finito. Allora, dal pubblico qua presente, presto saremo nei teatri con questo pubblico presente. Dal folto pubblico presente arriva una domanda doppia, tecnica, che è: quanto conta e quanto è fondamentale la spalla durante un numero di cabaret, come nel tuo caso quello che è stato Bisio, e qual è appunto il rapporto con Bisio al giorno d'oggi, se c'è tuttora un rapporto? Allora, Bisio è quello che mi ha lanciato, è stata la rampa di lancio. La spalla, se tu prendi quello che secondo me è stato il più grande comico italiano in assoluto, che era Totò, lui non faceva mai pezzi da solo, aveva sempre le spalle e aveva più spalle diverse. La spalla è il pubblico, cioè tu quando fai uno spettacolo con la spalla devi far ridere la spalla, cioè tu io ho fatto sempre lo spettacolo su lui, perché il pubblico si immedesima nella spalla, perché la spalla è il normale, il scemo è il comico. Spalla e comico sono una cosa, un'alchimia difficilissima. Io e lui ci siamo trovati subito. Perché? Perché ci divertivamo tutti e 2. Lui mi diceva: non mi dire cosa mi dirai,
che mi voglio divertire. Lui faceva le prove con io arrivavo all'ultimo, faceva le prove, gli altri gli davano un testo. Tu quando fai un pezzo devi depositare un testo per la SIAE firmato, no? A me la SIAE me la facevano dopo perché cazzo scrivevo, non lo sapevo, poi scrivevo delle cose. Bisio è quello che mi ha insegnato tantissimo, mi ha appunto detto di fare teatro, e poi anche come modalità mi piace un casino perché è un vero professionista, no? Lui prove, cioè è uno, poi sa far tutto, no? Perché ruoli drammatici, fa teatro, canta, fa tutto, e io sono più stretto, no? come talento, e quindi per me è stata una fortuna. Poi c'è il monologhista, perché io per esempio a teatro faccio il monologhista, hai capito? E il monologhista devi costruire tutta un'altra, a parte che allora a Zelig io avevo 5 minuti, poi mi dicevano taglia 20 secondi, io ero bravissimo, facevo come i motociclisti, sapevano che avevo il timing nella testa, per cui ce l'avevo proprio, cioè molti sbrodolano, invece mi dicevo c'hai 4 minuti, perfetto, magari facevo 4:20, la sera dopo siccome facevo 2 puntate e a me mi ha dato molto. Zelig è come i 100 metri e il teatro è come la maratona, sempre corsa, c'è due discipline diverse, però uno è una corsa che la fai in apnea e uno è una corsa che tu la fai col tuo passo, poi fra l'altro se cadi durante un pezzo da 5 minuti sei cotto, se a teatro c'hai ti dimentichi, la riprendi, capito? Perché c'hai un passo più. Oggi io e Bisio siamo ancora amici, purtroppo facciamo un lavoro che ci porta, quindi ci vediamo pochissimo, però quando ci vediamo è come se fosse sul palco di Zelig. Posso fare l'ultima domanda proprio, cioè, ho notato una cosa nei cabarettisti tipo Maurizio Battista, te e Virgilio Raffaele, no? Tutti e tre comunque sono figli o vengono da un ambiente tipo il bar, il giostraio, sì. Ecco, quanto aiuta a diventare cabarettisti aver fatto sto tipo di... Il cameriere, nel mio caso il cameriere, comunque. Quanto... Certo, moltissimo, perché vedi le persone, le fotografi, sì, ma io dico, io ho imparato tutto nella sala della pensione Cinzia. Ragazzi, io basta, devo fare la spesa, andate a vedere sto cazzo di posto, la gente si rompe i coglioni. Hai ragione, ma sei te che pare che vai avanti un po'. No, ho dato gusto. Guarda, qui non c'è niente da tagliare, è tutta una gran figata, ragazzi, succede solo a Mick Bubble. Paolo Cevoli, come non l'avete mai visto, io sono stracontento, voglio ringraziare. Io spero che continuiamo a fare delle cose, mi piacerebbe. Ragazzi, questo potrebbe non essere l'ultima volta che ci rivedrete insieme. Quindi... Tocchi Maroni, cosa vuol dire? Che... No, sì, però grazie. Insomma, facciamo qualcosa. Ringraziamento grazie, Filippo. No, grazie a voi. Filippo Carloni. E grazie a lui. Grazie Paolo, grazie alla regia, Magnus, ciao a tutti e grazie mille. Applausi. Ciao. Ma avete finito, ragazzi? No, bello. Ma avete finito? Bello. Dai, porco. Foto?